Ciao grandissimi, benvenuti su Food Stories, io sono Leo, oggi sono qui per un nuovo episodio sulle varietà di pomodoro e oggi andiamo a trattare il pomodoro Hamish Paste. L'Amish Paste è un pomodoro introdotto nel 1870 dal popolo Amish del Wisconsin, come appunto si intuisce dal nome, ma è iniziato a circolare quasi 20 anni più tardi nel 1887. La pianta è indeterminata, quindi ha uno sviluppo continuo, fino a che non incontra il freddo lei continua comunque a crescere e a fare nuova produzione. La vegetazione va sorretta con un sostegno, visto che le branchie comunque sono anche abbastanza deboli, quindi è meglio appenderle magari a una struttura fatta magari con le canne o con un altro tipo di sostegno. Le foglie sono simili a quelle di un pomodoro San Marzano, con questa forma un po' più allungata, un po' più diciamo compatta rispetto agli altri pomodori, mentre gli altri pomodori tendono ad avere la foglia un po' più allargata, questa è un po' più lunga e stretta. È una pianta abbastanza rustica e si presta bene a qualsiasi tipo di terreno, anche se comunque se la si va a innestare su un portainnesto più forte sicuramente dà il meglio di sé. Resiste anche molto bene alle malattie, però non è immune, insomma le prende, però diciamo non l'accusa così tanto e riesce a portare comunque in fondo un po' di produzione. La produttività di questa pianta è media, diciamo che non fa produzioni impressionanti, però devo dire insomma se la cava abbastanza bene. Il frutto è di un rosso intenso ed è circa 8-10 cm di lunghezza e circa 6-7 di larghezza. E il peso può variare molto, diciamo che va dai 100 grammi ai 300 grammi. Questo frutto tende a non essere molto uniforme sulla pianta, ma tende a prendere tante forme differenti. Alcune volte sembra una prugna, alcune volte sembra un cuore di bue, insomma c'ha una serie di forme differenti, anche se comunque la bontà rimane sempre la stessa. Il gusto è davvero eccezionale, ragazzi, forse è più tendente all'acido che al dolce, ma si presta tantissimo davvero per fare le conserve e per fare salse. Mi sbilancio un po', questo ragazzi è uno dei migliori pomodori che può competere con il San Marzano. Questo è uno dei pomodori che veramente è lì col San Marzano, Ora non voglio dire che è meglio del San Marzano, ma insomma ragazzi, per fare le salse, per fare le conserve, veramente straordinario, veramente pomodoro buonissimo. Naturalmente ragazzi, questo è un pomodoro che si può estendere anche ad altri utilizzi, quindi per esempio per fare un'insalata, no? Però devo dirvi che secondo me la sua morte è proprio nel sugo, perché non è un pomodoro da fresco che dà il meglio di sé, ecco, diciamo che ha questo sapore un po' acido, un po' verace, no? E secondo me è più adatto per fare il sugo che per mangiare così fresco. Però insomma, se avete soltanto quello potete anche utilizzare quello, ecco, solo per dirvi questo, anche perché comunque sono pomodori anche discretamente grandi, quindi eventualmente potete utilizzare anche quello per fare altri tipi di preparazioni. Però come vi ho detto, secondo me l'utilizzo migliore è proprio nel sugo. In conclusione ragazzi, forse questo è il mio secondo pomodoro preferito per fare i sughi. Naturalmente il primo rimane il San Marzano, che è veramente straordinario, però ecco, anche questo insomma non si tira certo indietro, ve lo devo dire con chiarezza, anche se come vi ho detto il San Marzano secondo me è un filino meglio, però ecco, anche questo è veramente un grande pomodoro, infatti tutti gli anni lo metto perché è veramente tanta roba. E quindi niente ragazzi, insomma, pomodoro che vi consiglio tantissimo, lo potete trovare un po' ovunque ormai. Comunque se non sapete come cercare dei semi, ho fatto un video molto specifico dove vi spiego i miei 5 trucchi per ricercare qualsiasi tipo di seme, non per forza quello del pomodoro. Però ecco, ve lo lascio insomma qui in alto nelle schede. Comunque ragazzi, vi consiglio questo pomodoro perché una volta che l'avrete provato vi stupirà sicuramente, ecco. E noi ragazzi come sempre ci si vede a un prossimo video, sempre qui su Food Stories. Ciao ragazzi.